Allora, siamo alla sera del venerdì, domani sono in partenza, devo andare da Gigi a Ravenna nel suo studio a incidere l'ennesimo singolo. Ebbene sì, ne ho già fatti due, uno è Sintomi di te e che presumibilmente andrà a finire nell'album nuovo quando potrò realizzarlo. E poi c'è stato il singolo natalizio che avete visto pochi giorni fa, Un Natale per me, e che tra l'altro insomma ringrazio perché ho avuto buonissimi responsi da parte vostra. E poi ecco questo nuovo singolo dedicato a una firma, a un'icona della musica. E la persona di cui sto parlando è Eric Satie, questo grandissimo compositore dell'Ottocento. Adesso preparo un pochino i testi, i computer, perché devo andare col mio computer nel computer di Gigi nel suo studio, quindi insomma un po' un traffico. Preparo tutta l'attrezzatura e domani magari mi faccio vivo con qualche vloggo un po' durante il viaggio. A presto. Ora 5 e mezza, 5:25, 5 e mezza, rimbambito come pochi, inizia la giornata, lunga giornata, scusate la voce, una colazione e si parte. Bene amici, dopo il risveglio sconvolto che avete visto davanti a una tazza di latte caffè, sono fermo al mio autogrill di fiducia e ho beccato 340 cantieri, insomma spero di arrivare a Ravenna nel migliore dei modi. Allora, avete visto da poco, come dicevo ieri, in fase di preparazione di questo viaggio, avete visto che ho pubblicato da poco un singolo natalizio e questo singolo era per festeggiare insieme a voi il Natale. Per me il Natale è un momento particolare dell'anno, mi piace immergermi in questa situazione, in questo clima festoso, non per tutti ovviamente, però insomma io cerco sempre di trovare il meglio anche quando il meglio non c'è. E appunto dicevo di immergermi con voi in questo periodo festaiolo, e quindi eccomi arrivare con questo singolo che spero possa lietare i vostri cuori. Una canzone semplice, una canzone di poco spessore se volete, però comunque di sicuro è fatta col cuore. Invece oggi che sono ancora in viaggio, sto andando dal mio amico Mazzesi, Gigi, mio editore della Crotalo Edizioni, per incidere un nuovo singolo. Adesso non so bene quando uscirà, e prima ancora devo lavorarlo, quindi figuriamoci se sto pensando alla pubblicazione, però sarà un brano particolare. Io in genere non dedico a nessuno le canzoni perché faccio fatica a parlare di me stesso, pensate parlare di altri, però in questo caso ho voluto dedicare questo brano a un ho pensato di dedicare questo brano a un grandissimo compositore che fece la storia della musica mondiale. Mi sto riferendo a Eric Satie, e quindi insomma volevo omaggiare questo autore. Tra l'altro ho studiato pezzi suoi, Gimnopedia, se si dice così lo spero, in passato, quindi sia privatamente sia con l'ausilio di qualche insegnante che mi capitò sotto le grinfie in quel periodo perché ne cambiai diversi, e insomma ho pensato di renderle omaggio e ho trovato anche alcune similitudini tra me e Satie, non certo similitudine a livello artistico perché se no non sarei qui,
però similitudini a livello maniacale, nel senso lui era solito avere questa sua stanza molto disordinata, ordinata e disordinata nello stesso tempo, dove lui si sentiva proprio, come si suol dire, nel suo habitat naturale. Aveva poi una porta chiusa che solo alla sua morte aprirono e trovarono una serie di collezioni di ombrelli infinita. Lui gli ombrelli li aveva la mania sia degli ombrelli che delle bombette, no? Sapete, quei cappelli. E lui gli ombrelli li teneva lì conservati e non li apriva mai, perché sennò aveva paura che piovesse, insomma, e li rovinassero. Quindi pensate alla follia di quest'uomo. Io non ho questa mania degli ombrelli, per carità, anzi io l'ombrello non lo porto neanche se piove di rotto perché mi dà fastidio, però ho altre manie che non vi sto a raccontare perché non sono così interessanti. Ecco, una mania, se volete, un po' particolare sono gli occhiali. Come potete vedere porto degli occhiali abbastanza improponibili, però ne ho una serie infinita di occhiali, addirittura ho perso il conto. Quindi ecco, se volete la mia mania è quella, perché forse gli occhiali danno la possibilità di vedere il mondo sotto un altro punto di vista e mi rappresentano, no? Quando sono più allegro metto degli occhiali, quando sono un po' più magari cupo, se si può dire così, ne metto altri, e se sono in quella giornata una persona che non vorrebbe neanche farsi vedere dal primo che capita, metto gli occhiali da sole, anche se non c'è il sole, in questo caso c'è. E insomma, anch'io ho le mie piccole manie. Poi ho la mania del sigaro, quindi quando scrivo le mie canzoni, metà le scrivo sul balcone, anche se fuori sta nevicando, perché le parole mi escono in balcone con la compagnia di questa brace del sigaro che si consuma piano piano, mentre la parte ovviamente musicale la scrivo al pianoforte, perché sarebbe assurdo portarsi il pianoforte in balcone. Però ecco, ho trovato queste similitudini. L'unica cosa molto diversa dal Satie, che penso di avere, e non è solo l'unica, per carità di Dio, è quella di suonare, di essere minimalista. Lui fu il pioniere del minimalismo, no? Tanto che John Cage ne fece il suo vate. E io no, io invece scrivo tantissime parole, tantissima musica, tantissime note musicali, tantissimi accordi, a volte anche sbilenchi, proprio perché penso e vorrei che sia le parole che la musica riempissero proprio il più possibile. Addirittura ho il vezzo che la parola debba suonare quanto la musica, quindi le parole devono suonare oltre che dire. E quindi insomma, ecco, le mie manie le ho anch'io e mi ci sono trovato parecchio dentro alle manie di Satie. Anche il fatto che lui, nonostante fosse un grandissimo compositore, spesso doveva rifugiarsi in questi cabaret, no? Tra cui appunto tra questi le Chat Noir, per poter tirare su 4 soldi e tirare a campare. Ecco, io non ho fatto questa cosa qua esattamente, però ho cantato in posti dove cantavo e nessuno ti ascoltava, perché in quel momento erano intenti a bere, a ubriacarsi. Quindi, se volete, il mio piccolo cabaret l'ho fatto anch'io. Insomma, tante cose che mi hanno portato a dire che qualche similitudine c'è con Erik Satie, e quindi ecco, dedicargli questa canzone che non so quando uscirà. La cosa che vi dico si intitolerà Le Chat Noir. Le Chat Noir era appunto un locale dove lui suonava abitualmente, come ripeto, per tirar su 4 soldi per campare. Bene, allora io adesso mi rimetto in viaggio, spero di poter accendere la telecamera anche durante un pochino quelle che sono le prove o comunque le registrazioni. Vi farò salutare ovviamente il mio amico Gigi, come è già capitato in passato. Lui è molto così, quando vede una telecamera si gira dall'altra parte perché è molto riservato, molto timido, per cui dubito che si possa fare una grande chiacchierata con lui, però insomma lo convincerò a dire 2 parole, che sarà già dura fargliele dire. Va bene ragazzi, vi saluto, riparto perché sennò arrivo tardissimo, e a presto, ciao. Bene amici, sono arrivato davanti allo studio di Gigi e inizia il lavoraccio.
Allora, da quante ore siamo qui? Troppo. No, ma oggi Troppo. è una giornata fuori dal normale. Perché? Cioè, a parte il problema della cuffia, Eh, cioè la storia lì del mio amico, cioè, mi ha scombussolato tutto. stiamo registrando? Eh? Stiamo registrando? Se lo tagli, Ah. che ne so. No, non taglio niente. No, No, allora, no, è stata abbiamo fa- una giornata intensa. una giornata intensa, sì. Sì. Abbiamo avuto problemi con una cuffia nuova da 100 euro, Ah, però abbiamo dovuto ovviare con ma una... sembra che poi alla fine il lavoro sia No, venuto. è venuto bene, Se, secondo se tu hai me, cantato con l'intenzione giusta è venuto. e tu hai lavorato con l'intenzione Ah, sì, giusta. sì, ho fatto tutto io. Quindi saluta il nostro pubblico. Ciao pubblico. Ciao pubblico, e io ti saluto, grazie della giornata, del lavoro e dello squacquarone con la piadina, con i Sì. funghi che ha cucinato Gigi e con le tagliatelle al ragù. Eh? Sì, Quindi ma se non mi sono volete, divertito però. quindi il ristorante da Gigi a Ravenna. Eh? Si può dire ormai, dai. Sì, sì. Va bene. Allora, avrei potuto aspettare domani, è tardissimo, è notte, sera, insomma, avrei potuto aspettare domani per fare un piccolo resoconto di quella che è stata la mia giornata da Gigi. È stata una giornata, come dicevamo nei saluti finali insieme a lui, appunto una giornata piuttosto intensa, per non dire pesante. Io in genere si dice, io ho letto da qualche parte, ma insomma ne sono fermamente convinto che se uno fa il lavoro che ama non lavora mai, perché comunque non si stanca e tutto quello che fa lo fa a fin di bene, in primis per se stesso, e poi se fai un'attività artistica si spera che faccia del bene anche per chi ti ascolta, per il prossimo. E quindi se volete essere musicisti o comunque scrittori è anche ha un qualcosa di sociale, mi viene da dire, no? Però ecco, a discapito di questa teoria della quale sono assolutamente d'accordo, per la quale sono assolutamente d'accordo, oggi è stata veramente una giornata tosta, di quelle che ti spezzano la schiena. Non vi nascondo che mi è venuto un sonno terrificante durante il viaggio di ritorno, mi sono fermato 4 volte a sonnicchiare, a bermi caffeina più non posso, se no non sarei mai arrivato a casa. È stata veramente una giornata tosta, al di là dei take, no? Che si sono fatti e se ne sono fatti diversi, ma poi abbiamo avuto un grossissimo barra piccolissimo problema con delle cuffie che non hanno funzionato e per cui per almeno 2 ore siamo stati lì a spippolare con la scheda audio, i computer e tutto il resto. Dico grandissimo perché eravamo fermi, piccolissimo perché in definitiva è una fesseria, non è un grosso problema, è il fine di una registrazione. Però comunque per fortuna Gigi era dotato di tante cuffie come il sottoscritto che appena si gira trova una cuffia e quindi avere tanti ricambi, ecco, è stata la dimostrazione che bisogna sempre avere un doppione di tutto, perché se uno ha solo una cosa e quella non smette di funzionare si è letteralmente fottuti in tutti i sensi. Per cui insomma è stata una buonissima cosa che Gigi avesse un backup. Comunque ripeto, giornata intensa, il pezzo è registrato, è già masterizzato, abbiamo fatto un lavoraccio veramente coi controfiocchi, non sappiamo adesso, o meglio, lo intuisco, ma penso di saperlo quando uscirà il singolo, però non ve lo dico. Però sarà un singolo, come dicevo, dedicato ad un artista, quindi una canzone dedica, una canzone, un pensiero, no? O comunque un atto di ringraziamento verso questo artista straordinario. E come dicevo, non sono uno che dedica canzoni, però in certi casi ci si ferma, ci si confronta con i propri studi che si sono fatti in passato e si dice grazie alla persona che ti ha fatto in qualche modo innamorare del pianoforte. Scusate la voce, ma ho cantato tutto il pomeriggio e adesso veramente non riuscirei neanche a leggere il bigliettino per la spesa. Però mi andava comunque di farvi due parole prima che insomma si faccia veramente notte fonda. Va bene, io mi auguro che questo piccolo video vi sia piaciuto. Fosse così, lasciate un like, date una bella botta appunto a questo ditino in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete le mie storie, le mie musiche, le mie canzoni e alla prossima. Ciao!